Eccoci con un altro video, io sono Issam e oggi vi racconterò la mia esperienza di una stagione completa con il Radin Carve. Non solo, se rimani fino alla fine di questo video ti dirò anche delle informazioni che non troverai sul sito della Radin, non solo, se chiedi anche a Radin non te lo diranno. Questo video è in collaborazione con cdkeyoffers.com. CDKey Offers è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, Origin, Uplay, PlayStation e anche PC. Usa il codice ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi FIFA 21, Horizon, Fortnite, Mortal Kombat, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office e tanti altri. Come si fa? Molto semplice. Registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. A proposito, se vi sono piaciute queste immagini, sono state fatte con l'Insta360 One X2, che è fantastica per queste cose, perché è molto più leggera per esempio della One R, e poi potete metterla su quest'asta in carbonio super mega lunga che è ottima per le immagini di questo tipo, che vi lascio nella descrizione del video. È molto lunga, tra l'altro essendo in carbonio vuota dentro galleggia. Infatti adesso lascio l'Insta360 e vedete che galleggia. La prima cosa da sapere se vuoi acquistare una tavola della Radin, che da una parte è molto positiva, dall'altra parte un po' fastidiosa, è che tutte le tavole della Radin sono modulari, quindi puoi combinare qualsiasi tipo di tavola. Per esempio questa che vedete qua è la tavola Carve, è la più leggera della Radin, 9 kg, ma ci sono anche due tavole, eventualmente se volete potete scegliere: la Freeride che pesa 12 kg e la Explore che pesa 15 kg. La Explore è la più stabile, la più veloce, difficile da curvare ma anche molto stabile, talmente stabile che non dovete avere i lacci sopra. Lo stesso anche per quanto riguarda il Freeride, si possono avere o non avere i lacci sopra, però per esempio questa tavola qui non potete andare sopra senza lacci, specialmente all'inizio. Potete anche farlo se siete super mega esperti, ma ogni tanto vi lancia, il che anche fa parte del gioco, che è molto divertente, vi fate anche i muscoli. Ecco, la cosa positiva della modularità è che la riparazione è molto semplice. Devo dire che la loro assistenza cliente è fantastica, non solo se scoprono che c'è qualche difetto o qualcosa, contattano tutti i loro clienti e mandano i pezzi di ricambio gratuitamente. Ed è successo, parlo per esperienza, perché per esempio un mesetto fa mi hanno contattato per email chiedendomi il mio indirizzo perché volevano mandarmi una sostituzione di questa protezione per il connettore, che mi hanno mandato gratuitamente perché sono riusciti a svilupparne nel frattempo una migliore. Questo riguarda anche il Jetpack, che è compatibile con qualsiasi tavola, quindi se proviamo il Carve e vogliamo provare per esempio il Freeride, ecco, possiamo prendere solamente la tavola, smontare noi stessi il Jetpack da questa tavola e montarlo sull'altra tavola. Lo stesso vale anche per la batteria, perché è compatibile con qualsiasi board, quindi tiriamo fuori il Jetpack e la batteria lo mettiamo su un altro board e abbiamo un veicolo completamente diverso. Quindi all'acquisto possiamo scegliere la tavola e metterci all'interno il Jetpack e la batteria. Jetpack che si può scegliere in due versioni, sono tutte e due uguali, però via software per esempio vi depotenziano la potenza del motore che c'è all'interno, che arriverebbe solamente a 7,5 kW e non sfrutta la sua potenza massima di 9 kW, e con questa potenza, con il mio peso, riesco ad arrivare a 45 km all'ora, diciamo con la versione standard, e con il mio peso riesco ad arrivare a 55 km all'ora con la versione potenziata via software, quindi sbloccata dalla fabbrica. Come ho fatto a saperlo? Beh, sono stati gentili a mandarmi un codice di sblocco che me l'ha sbloccato per 3 carica-scarica per provare la differenza, ma credo questo lo facciano con tutti i clienti, quindi se siete un cliente che avete
acquistato una tavola potete chiederlo al servizio clienti, così da provare la differenza, vedere se vale la pena pagare 2000 euro in più per la potenza maggiore. 2000 euro in più per la potenza maggiore per me non vale assolutamente la pena, specialmente se il vostro obiettivo è la velocità, perché una volta che iniziate a planare sull'acqua cambia veramente poco. Ecco, la differenza che trovate tra la versione potenziata e la versione depotenziata del jetpack è in curva. Se state curvando con un jetboard avrete bisogno di una potenza maggiore per non affondare, perché la velocità ovviamente diminuisce e affonda, e man mano che affonda ovviamente fa più fatica il motore a tirarvi su. E tenete conto, con il jetpack standard sono riuscito a trascinare un SUP con 3 persone sopra e farli anche divertire. Quindi se il vostro obiettivo è fare carving con curve molto strette, allora sì, vi servirà la potenza maggiore. Lo stesso concetto vale anche per la batteria, perché la batteria è una sola batteria che viene venduta per tutte le versioni da 3,5 kW. Anche lì la versione standard è bloccata con una capacità massima che vi può dare la batteria di 1,9 kW, mentre se pagate 2000 euro in più vi sbloccano completamente la batteria, potete utilizzare la capacità massima di 3,5 kW. Il concetto è stato preso da Tesla, che Tesla fa la stessa cosa. Lo stesso fondatore della Radin ne parlava, diciamo si comparava a Tesla. Peccato che però la Tesla è la macchina che solleva la batteria, mentre qua siete voi che dovete sollevare 23 kg e 400 grammi, però potete utilizzarne solamente la metà. E nel video di unboxing che vi consiglio di andare a vedere, trovate il link sotto nella descrizione del video o anche qui in alto a destra. Avevo detto che per quanto mi riguarda a me sta bene non scaricare la batteria, anzi è vantaggiosa, perché comunque non l'avrei scaricata di più del 50% per conservarla al voltaggio di storage, a fare più cicli, anche perché poi la batteria al di sotto del 50% dà meno come performance per quanto riguarda il motore. Fatto sta che chiedendo alla Radin qual è la differenza tra la versione standard e la versione extended della batteria, se il caricabatterie la carica non al massimo o il board la scarica, ma la scarica fino a un certo punto, quindi fino al 50%. Non hanno voluto assolutamente rispondermi, mi hanno detto che è un segreto che non possono, non possono dire, quindi sono andato per forza io a verificare questa cosa e l'ho verificata. Infatti il board è lui che scarica a metà, quindi se avete la versione standard, una volta che la batteria arriva a 3,8 volt per cella, il motore inizia a rallentare e se andate oltre inizia a singhiozzare, quindi vi dà il tempo di tornare a riva, e poi dopo si spegne e non potete più accenderlo, ma la batteria è carica ancora a metà. E così facendo, se avete la versione standard della batteria e decidete di finirla così oggi e non utilizzare più il board anche per lunghi periodi, sapete già che la batteria è al 50%, potete anche conservarla così, che è la cosa migliore da fare per conservare la batteria agli ioni di litio, anche se nel manuale di istruzioni vi consigliano di conservarla al 100% carica. Questo perché lo dicono, ecco, li ho contattati anche e gli ho detto che questo è un consiglio sbagliato perché si rovina la batteria, e loro mi hanno risposto che è meglio dire questo ai clienti piuttosto che dire di conservarla correttamente al 50% e controllare la carica della batteria ogni mese, perché questa batteria sì ha il coefficiente di autoscarica di tutte le batterie al litio, ma contiene anche dei circuiti di mantenimento e anche un circuito Bluetooth sempre attivo che scarica lentamente la batteria, quindi ogni mese va controllata, eventualmente rabboccata un pochino. Il problema è che una volta che avete staccato la batteria dal board non avete la possibilità di controllarne la carica tramite l'applicazione, non si può sapere quanto è carica, dovete tirarla su 23,5 kg, metterla nel board per vedere quanto è carica, e lo potete vedere solamente in tacchette, non in voltaggio, anche per questo che non sono riuscito
a capire se il board che scarica a metà la batteria o il caricabatterie che la carica a metà. Un altro vantaggio molto interessante della versione standard rispetto alla versione extended, diciamo, oltre al non pagare 2000 euro per non usarli, il fatto che una volta che avete finito la vostra carica da standard, ecco, potete ricaricare completamente la batteria in un'ora tramite il caricabatterie rapido da 30 ampere, perché la capacità della batteria è di 69 ampere ora, diviso 30 sono 2 ore per ricaricare la batteria extended e sono un'ora per ricaricare la batteria standard da 38 ampere ora. Mentre per quanto riguarda il caricabatterie standard da 13 ampere ora, i tempi raddoppiano quasi, quindi per la batteria extended ci mette circa 5 ore e mezzo a ricaricarla completamente e per la batteria standard ci mette circa 3 ore e mezzo per caricarla completamente. Quindi per quanto mi riguarda sono più che soddisfatto con la batteria standard, sia come performance ma anche come durata, perché con il mio peso di 70 kg riesco a fare minimo 25 minuti e sono riuscito a fare addirittura un'ora se andavo piano. Non si deve andare tanto piano, perché se andate tanto piano affonda e la resistenza dell'acqua maggiore, quindi spendete più energia, ma quando iniziate a planare a quel punto, se non andate alla velocità massima, riuscite a raggiungere addirittura un'ora di durata. Soddisfazione purtroppo minore per la durata della batteria del telecomando, che consiglio di caricare dopo ogni volta che salite sopra, perché dopo la seconda è quasi scarico al massimo. Però devo dire che mi è piaciuta tantissimo l'idea della ricarica wireless, non solamente perché ovviamente abbiamo il telecomando impermeabile al 100%, non dobbiamo aprire, togliere la batteria, connettore eccetera eccetera, questo ovviamente è migliore. Al posto di portarci in giro il caricabatterie wireless della Radin con il cavo e anche un power bank, possiamo tranquillamente appoggiare il telecomando su qualsiasi power bank che ha il circuito wireless e come potete notare inizia a caricare il telecomando. Il telecomando è molto comodo, anche se siete abituati a un grilletto, ecco, tenerlo in questo modo e schiacciarlo ci si abitua molto in fretta. Per quanto riguarda le lucine si vedono anche molto bene. Anche il sistema di sicurezza con il magnete che si appoggia qui e si sgancia tramite la corda che è legate sulla gamba è ottimo e funziona sempre. Peccato però che è fatto per un'altezza secondo me non più di 180 centimetri, perché prestandolo da provare a persone più alte, quando si appoggiano in questo modo per la partenza si sgancia in automatico, perché hanno la gamba più lunga della mia e si sgancia, non riescono a salirci sopra. Ma non solo in posizione di partenza, anche quando vi aggiustate un pochino, se siete molto alti, si sgancia molto in fretta. Il mio consiglio era di mettere la corda un po' più in alto. Anche lì, quando ti alzi e inizi a surfare in piedi, ecco, rischi di sganciare il magnete. Purtroppo non vendono delle corde più lunghe per persone più alte, lo stesso vale anche per quanto riguarda i lacci, perché se andate sul sito vi fanno personalizzare tutto, batteria con board e jetpack, però non vi dicono che il board arriva con i lacci large, perciò se avete i piedi piccoli come i miei vi arriveranno i lacci large che nonostante qua i fori che sono distanziati, sono 3 fori distanziati uno dall'altro, anche se stringete tantissimo comunque non sono comodi come quelli che vanno bene per la vostra misura. Ecco, io ho contattato Radin, gli ho detto guarda, non è corretto, avrete potuto mettere questo sul sito e avrei potuto scegliere la misura corretta, mi mandate la misura che non è mia, e allora mi hanno mandato uno gratuitamente della mia misura. Ecco, non so se questo trattamento è un trattamento speciale o no, e mi hanno promesso che prossimamente sul sito metteranno la personalizzazione per i lacci. Nel frattempo, se volete acquistarne uno, ecco, vi consiglio di mandare una mail all'assistenza clienti prima della spedizione e mettervi nel pacco i lacci corretti per la misura del vostro piede. Per quanto riguarda la posizione dei lacci, tutti gli scaffi della Radin sono predisposti per
montare i lacci sia a destra che a sinistra a seconda di come siete abituati, con la gamba destra davanti o la gamba sinistra davanti. Se seguite il canale sicuramente saprete che questa non è la mia prima tavola motorizzata, ne ho altre a scoppio e certamente se decidete di prendere una tavola elettrica ci sono dei compromessi. Il primo compromesso ovviamente è il peso, perché è molto faticoso mettere la tavola in acqua e toglierla dall'acqua, e infatti come potete notare abbiamo qui un carrellino apposito che facilita molto questa missione, riuscite a metterla da soli senza fatica. Carrellino che purtroppo non arriva con la tavola nonostante la sua indispensabilità. Il secondo compromesso ovviamente è la durata, non tanto per la durata in sé, perché anche se prendete quello a scoppio di solito la durata non è più di un'ora, poi dovete rimettere benzina. Anche lì la durata non è illimitata e ne parleremo nella recensione di quelli a scoppio, ma la cosa positiva in quelli a scoppio per esempio è che anche se siete in acqua prendete la tanica di benzina, riempite un'altra volta il serbatoio e potete ritornare in acqua. Qua no, dovete togliere completamente la tavola dall'acqua, perché non si può né staccare la batteria né riattaccare in acqua, potrebbe danneggiare la batteria o anche i circuiti interni, quindi dovete toglierla col suo peso, staccare la batteria, fermarvi per un'ora se avete la batteria standard e per 2 ore se avete la batteria extended, per ricaricare completamente la batteria e farvi altri 45 minuti o 30 minuti circa se avete la batteria standard. D'altra parte questa tavola, nonostante la sua potenza, infatti come vi ho detto all'inizio, per me mi tengo direttamente il Jetpack standard, è molto facile da imparare, davvero servono 5 o 10 minuti al massimo per imparare a salirci in piedi. Non solo, una volta che avete imparato in questi 10 minuti potete anche andare alla massima velocità senza problemi, o diciamo molto più facilmente rispetto ad altre tavole più leggere, e questo proprio per il peso, perché le onde nel lago o nel mare comunque non vi fanno saltellare tantissimo, non sentite picchiare e vi lancia proprio il board, perché c'è questo peso qua, quindi ci vogliono delle onde molto grosse per potervi sbilanciare. Non solo, la preparazione di questo jetboard è molto facile, chiunque lo può fare, non ci vogliono delle conoscenze chissà che, basta mettere il board nell'acqua, io lo metto nell'acqua prima e poi monto le pinne sono FCS, basta infilare la pinna e incastrarla da questa parte, a questo punto gli diamo un colpetto e si clicca dentro. Lo stesso vale anche per toglierla, basta dare un colpetto deciso in questo punto, io utilizzo il laccio per non farmi male e come potete notare si stacca. E perché ho detto che le metto in acqua? Perché una volta che è in acqua questo board si può anche ribaltare al contrario senza problemi, l'acqua non entra all'interno, anche se entra non è un problema, perché la parte dei connettori sia nella batteria ma anche nel board sono sigillati, anche se trovate un po' d'acqua qua comunque non è un problema. Non solo, ovviamente non abbiamo nessuna manutenzione particolare, tranne controllare di tanto in tanto l'applicazione che ci fa vedere la batteria, che in questo momento come potete notare dice che è scarica completamente. Questo perché io ho la batteria standard e il jetpack standard, quindi qui si dice scarica al massimo, però io ho misurato il voltaggio, come potete notare ho dovuto arrangiarmi per poter misurare il voltaggio, perché non è possibile neanche misurare il voltaggio tramite un tester toccando i connettori della batteria, visto che c'è un relè all'interno della batteria che chiude il circuito solamente quando i pin dei dati sono collegati tra board e batteria, e questo non mi piace per niente sinceramente, perché avrei voluto vedere il voltaggio. Quindi la mia raccomandazione: se avete la batteria standard conservatela a una tacchetta, che vi visualizza qua una tacchetta. Se avete la batteria invece extended, ecco, vi consiglio di conservarla quando vi dice 50% di carica. Questa è l'unica manutenzione che dovete fare, ce n'è un'altra straordinaria ma ve lo dice l'applicazione. Eventualmente se le celle della batteria sono sbilanciate potete utilizzare questa funzione che si chiama Battery Optimizer. Come si fa? Bisogna collegare la batteria al caricabatterie e mantenere il cellulare acceso tutto il tempo per un'ora, 2 ore, 10 ore, potrebbe anche durare giorni per poter
ottimizzare la batteria, ovvero bilanciare le celle della batteria completamente tramite il processore del cellulare. Quindi questa è una cosa non buona, perché dovete avere un cellulare a parte impegnato solamente per ottimizzazione che peraltro vi servirà davvero poche volte, ma è una funzione utile che abbiamo. Questa funzione è per fare l'upgrade. Una volta che avete acquistato un codice a 2000 euro potete metterlo qua e vi sbloccano il motore o vi sbloccano la batteria. Stavo dicendo che ci sono delle funzioni interessanti, perché il Jetpack all'interno integra un GPS. Questo GPS monitora sempre la vostra velocità, il tragitto che avete fatto. Non solo, per esempio adesso andiamo a vedere qui in questa mappa, per esempio sono arrivato a una velocità massima di 54 km all'ora, la velocità media 20 km all'ora, la durata di questa sessione era di 34 minuti e non solo, ecco, posso vedere dove sono andato e dove anche sono caduto. Ecco, monitora tutto, praticamente vi fa vedere tutto. Potete anche condividerlo con gli amici, eccetera eccetera, se volete. Una cosa utile che vi fa vedere anche durante tutta la sessione, per esempio la temperatura dell'acqua in quel momento, vi fa vedere anche l'altezza delle onde che c'erano, la temperatura dell'aria, la velocità del vento, tante informazioni utili anche per esempio per vedere quanto tempo sono riuscito a fare con una certa temperatura, perché ovviamente la durata delle batterie è affetta anche dalla temperatura. Ed è vero che i compromessi che ho menzionato sono tanti per quanto riguarda una tavola elettrica, però il vantaggio che abbiamo è un vantaggio sicuramente da valutare. Qual è questo vantaggio? È l'affidabilità. Quindi io mi fido di questa tavola, perché finché il telecomando mi fa vedere le tacchette, so che questa tavola mi porterà dal punto A al punto B di certo, non solamente perché non si spegne, per esempio l'acqua non entra dentro come i motori a scoppio. Motori a scoppio sono imprevedibili, quindi potrei anche, ed è successo, che sono rimasto in mezzo al lago varie volte per qualche problemino. Io mi diverto per esempio ad aggiustarlo anche in acqua. Questa tavola in particolare è molto affidabile, ma non è solamente per l'affidabilità dei componenti, che vi assicuro davvero mi fido al 100% di questa tavola, ma soprattutto dell'elica in lega di alluminio, che vi assicuro è entrato di tutto all'interno dall'erba, ai rametti, anche ai sassolini non è successo niente, è incastrata anche un pezzo di plastica all'interno, non è successo assolutamente nulla né all'elica né al motore. Diciamo, il motore non riusciva più a girare, me l'ha segnalato e sono andato manualmente a toglierla, anche se per arrivare a riva sono riuscito, diciamo, a farla andare, ma non è assolutamente successo nulla. L'elica è davvero molto robusta. Questa è una cosa molto importante, anche perché per esempio la mia elica in carbonio del jet surf a scoppio, qualsiasi cosa che prende dentro si spacca, quindi sono sempre teso quando lo utilizzo, anche se mi piace tantissimo utilizzarlo, però come ho detto sono sempre teso, perché se si spacca non costa poco aggiustarlo. E l'ultima volta che si è spaccata l'elica in carbonio si è bruciato il motore, perché ovviamente un motore a scoppio quando si spacca l'elica lavora di più, magari non ti accorgi nell'immediato, e ho aperto, era bruciato lo scarico, quindi ho dovuto pagare un sacco di soldi per aggiustarlo. Qua non succede tutto questo, non solamente per la semplicità dell'impianto, ma anche per la robustezza dell'elica e tutto. Ecco, purtroppo al lago può capitare questo, con il motore a scoppio vi giocate la pompa, probabilmente anche il motore, se non vi fermate immediatamente. Invece col motore elettrico l'ESC si accorge, si ferma, quindi cadete in acqua, pulite quello che dovete pulire e ripartite. Una cosa che mi piace tantissimo nel Radin è che vedete questa griglia qua dove si impigliano tutte le erbacce, così quello che arriva al motore viene frullato completamente senza problemi. Quello che non arriva al motore ovviamente occlude, quindi fa fatica il motore, vi accorgete e vi fermate. La cosa positiva è che ce l'abbiamo davanti, non ce l'abbiamo dietro al motore,
e questo aiuta tantissimo, perché in questo modo il jet perde potenza, vi accorgete, ma il motore non soffre tantissimo, mentre se ce l'abbiamo dietro il motore soffre tantissimo. Vi accorgete ovviamente anche dal rumore eventualmente del motore, se è un motore a scoppio, ma comunque a volte ci si accorge tardi, specialmente per un motore a scoppio. Bello, mi piace il Jetpack come l'hanno progettato. A proposito, se andate sul sito e volete acquistare il Jetpack Pro, arriva con un ugello che è uguale, identico a questo, ha solamente la colorazione bianca, che ve lo mandano assieme al codice software per sbloccare la potenza massima della versione per far diventare il Jetpack Pro. E ho chiesto a Radin che senso ha sostituire o mandare al cliente un pezzo di plastica che è uguale a quello che c'è originariamente. Mi hanno detto che in Svezia, la sede della compagnia, i software sono tassati di più rispetto ai hardware, quindi loro fanno finta di mandarvi questo e vi sbloccano via software le cose per evitare di pagare le tasse. Quindi sono uguali, se volete sbloccarlo non dovete neanche sostituire questa parte. Per quanto riguarda questo, se vi chiedete che cos'è, è un piccolo tubetto che entra all'interno del Jetpack, che potete mettere una bottiglia riempita d'acqua, la soffiate all'interno, acqua dolce, per lavare l'interno del Jetpack dall'acqua salata, eventualmente se lo utilizzate in mare. Come potete notare, la tavola da sola 9 kg è davvero molto leggera ed è fatta in materiale molto simile alle tavole da surf normali, quindi non è tanto resistente ed è soggetta a tutti i deterioramenti possibili delle tavole da surf normali. E anche la riparazione però è molto semplice, basta prendere un po' di Solarex, che è una resina sensibile ai raggi UV, ne spalmate un pochino nella zona che avete rovinato e la lasciate un pochino al sole, in 2-3 minuti si asciuga e siete pronti a tornare in mare. In realtà potete anche non aggiustarla, però l'interno è fatto in EPS, che è un materiale diciamo simile al polistirolo, ovviamente rinforzato con delle fibre particolari, e se l'involucro esterno dello scafo è ferito come ho fatto qui, ecco, potrebbe entrare all'acqua e rovinarlo nel tempo, perciò bisogna sigillarlo eventualmente se l'ho danneggiato. Come ho fatto questo danno? Beh, prima di riuscire a trovare questo carrello meraviglioso, davvero fantastico, ecco, utilizzavo un carrello normale della spesa per mettere in acqua il board, naturalmente con il peso della batteria che non è poco, e quindi continuava a ferirsi in questa zona qui. E all'inizio utilizzavo lo stesso carrello anche per trasportare la batteria, perché tiravo fuori lo scafo dall'acqua e poi dopo staccavo la batteria, la prendevo e gentilmente quello del bar mi faceva caricare la batteria, dopo un'ora ritornavo in acqua. La batteria è un po' scomoda perché, nonostante che abbia queste due maniglie, comunque è molto scomoda perché è sbilanciata. Tutto il peso, come potete notare, si bilancia in avanti, quindi sia per il trasporto personale ma anche per il trasporto sul carrello è davvero molto scomoda. Infatti cadeva molto spesso dal carrello, è pesantissima. Attenzione che quello che ho appena detto della tavola potrebbe sembrare negativo, in realtà è positivo, perché sì, si può danneggiare facilmente, ma comunque il danno è riparabile molto facilmente con un costo davvero basso, e chiunque può ripararla spalmando diciamo una crema tra virgolette. Mentre per esempio se avete la tavola in carbonio, sì, avete tanti vantaggi, ma se prendete una botta, si dovesse rompere o far entrare l'acqua, qualsiasi problema, ecco, non è riparabile, bisogna cambiare completamente la tavola. Come avevo detto prima, questa tavola è molto meno nervosa delle altre tavole che ho provato, che sono molto più leggere, anche se ci sono le onde, perciò non vi servirà sicuramente una corda per appoggiarvi alla tavola, però se volete comunque qui avete un piccolo supporto, un gancetto al quale potete legare una corda da paracadute e fare una cosa del genere. Costa pochissimo, si trova su Amazon, ve la lascio nella descrizione del video assieme al link coupon sconto della tavola. Questo video, come ho detto, è in collaborazione con cdkeyoffers.com e non ho ricevuto nessun compenso per
la recensione di questa tavola. La tavola non è stata offerta, l'ho acquistata direttamente dal rivenditore italiano Maremoto qua in Italia. Ecco, se volete acquistarla vi lascio il link e coupon sconto nella descrizione del video, sempre a Maremoto. Potete acquistarla anche da Radin direttamente, ovviamente se acquistate direttamente dal rivenditore italiano a Genova, ecco, avete il vantaggio di parlare con loro in italiano, vi spiegano tutto e se ci sono problemi potete rivolgervi direttamente a loro. Al contrario di quello che si potrebbe pensare, le tavole da surf motorizzate sono molto richieste e costano anche tanto, e quindi ho voluto farvi sapere tutto dalla A alla Z. Per quanto mi riguarda, questa tavola è veramente fantastica e ci sono però due cose che avrei cambiato. La prima sono i lacci, che sì, sono comodi, però sinceramente io utilizzando i lacci della Jet Surf li trovo 10 spanne migliori come qualità, non solo, anche come comodità, il che ha effetto molto grande anche sulla maneggevolezza, sia sul rettilineo ma anche soprattutto durante il carving. E questo non è solamente per come si adatta il laccio al piede, ma soprattutto perché questa superficie è davvero rigida, sì, un pochino morbida, non scivola il piede, però non vi trattiene il piede completamente, quindi tendete sempre ad alzare il piede, il che sollecita tantissimo questo piede, cosa che non avviene assolutamente con i lacci della Jet Surf. Non solo tutti i jetpack della Radin hanno il foro di entrata dell'acqua protetta da questo filtro molto importante che per esempio non troviamo nei Jet Surf, che protegge l'elica da qualsiasi oggetto grosso che potrebbe entrarci dentro, far incastrare l'elica o romperla. In questo caso non si rompe ma si incastra, potrebbe incastrarsi. Certamente se ci sono le erbacce qua si incastrano, però è meglio che si incastrino qui e vi buttate in acqua un attimo e lo pulite piuttosto che entri nel motore. Ma tutto il resto che entra nel motore, questo motore e quest'elica è un frullatore, qua entrano oggetti solidi e da dietro esce un frullato.